Non è che sia cambiato qualcosa, le alte temperature ci sono sempre, ma io sono qui questa volta. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò la bag Nasli che è strepitosa, bellissima, facile e veloce. Realizzata interamente all'uncinetto, sono partita proprio dal fondo, ho realizzato un fondo ovale semplicissimo e poi ho lavorato questa texture bellissima. Il punto ricorda un po' la variante del punto spiga. Comunque, per valorizzare la trama di lavorazione vi consiglio di utilizzare un filato molto spesso come ho fatto io. Ho utilizzato in totale 2 gomitoli da 200 grammi di Big Ribbon, poi vedrete tutto nella clip successiva, uncinetto di lavorazione numero 9 e anche 8, una coppia di manici in bambù da 15 cm. Poi non occorre altro, a piacere una chiusura, ma vi dico tutto nel tutorial. Quindi a questo punto vi riporterei direttamente al tutorial di oggi. Grazie per l'attenzione, mi raccomando continua a seguirmi per non perderti altri tutorial, consigli, trucchetti utili che riguardano il mondo del crochet. Seguimi anche sui social. A questo punto sigla! Per questa borsa utilizzerò il Maxi Ribbon di Katia nella colorazione numero 8. Si tratta di una fettuccia bella spessa, 50% cotone e 50% poliestere. Ogni gomitolo è formato da 200 grammi, io ne ho 2, quindi ho 400 grammi di fettuccia, più o meno vi sono 72 metri di filato. Gli uncinetti consigliati sono il 9 ed il 10. Io ho fatto delle prove, addirittura ho utilizzato anche il 10, però per la mia mano va benissimo il numero 9, lo lavoro tranquillamente. Avvio esattamente 11 catenelle, quindi faccio un cappio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Credo che siamo sui 10 centimetri, vediamo un attimino. Sì, 13, ma adesso con il primissimo giro vediamo. A partire dalla seconda catenella nella maglia dietro inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 10 punti bassi. 2, 3, 4, 5, 10° punto, quindi ultima catenella, ultimo punto, ma siccome andremo a lavorare un fondo ovale aggiungo altri 2 punti bassi per un totale di 3, 1 e 2. Devo dire che si lavora abbastanza bene questa fettuccia. Vado a lavorare un punto in ciascun punto nei prossimi 9 punti. Lavoro anche la coda dietro. Ok. 1, 2, 3, 4, ultimo punto, nono. Bene, andiamo a chiudere in maniera invisibile, quindi farò il secondo punto basso dei 3 con l'asola invisibile. Entro nel primo punto basso, tiro fuori, ok, inserisco l'uncinetto nell'asola appena creata, cappio sull'uncinetto, prendo la fettuccia di lavorazione e la faccio passare attraverso queste 2 asole. Quindi chiuderò il giro sempre allo stesso modo, faccio una catenella che diverrà un punto basso a fine giro. Secondo giro di aumenti, per ciascun punto dei 3 qui in un'estremità andrò a fare 2 punti bassi. Lo stesso farò nel punto successivo, 1 e 2. Anche in questo caso andremo a lavorare sui 3 punti, nonché adesso saranno 6, di ciascuna estremità. Infatti andremo a mettere il marcapunti nel secondo punto realizzato. Adesso andiamo a lavorare 8 punti singoli. 1, 2,
3, 4 e 8. Bene, nei 3 punti che abbiamo sulla seconda estremità andiamo a lavorare un aumento. 1 e 2 punti nello stesso, metto il marker nel primo punto dei due, altri 2 punti in quello successivo e altri 2 punti nell'altro, 1 e 2. Bene, mettiamo il marcapunti nel secondo. Se prima avevamo 3 punti nel primo giro, adesso ne abbiamo ben 6. Ad ogni giro aumentiamo. Adesso vado a lavorare i miei 8 punti singoli. 1, 2, 3, 4, 8 e nell'ultimo punto vado a completare la sezione degli aumenti, 2 punti in ciascun punto. Quindi 1 e 2. Possiamo anche mettere il marcapunti nel primo di 2, così ci segnaliamo il primo e l'ultimo punto di un'estremità così come dall'altra parte. Andiamo a chiudere sempre in maniera invisibile e iniziamo il terzo giro di aumenti. Quindi, come vi dicevo prima, chiuderò sempre allo stesso modo. Prendo la fettuccia, faccio un punto basso nel primo punto, mentre nel successivo ne faccio 2. Durante questo terzo giro lavoreremo questa sequenza. Nel primo punto facciamo un punto basso e nel secondo ne facciamo ben 2. 1 e 2. Metto il marker sempre nel secondo punto, in questo caso. Vado a lavorare gli 8 punti singoli, 1, 2, 3, 8. Quando ho il marcapunti inizio a lavorare la mia sequenza. Nel primo punto un punto basso, nel secondo punto aumento, nel primo punto un punto basso, nel secondo punto un aumento. Ultima sequenza, 1 e nel secondo l'aumento. È abbastanza semplice. Vado a lavorare gli 8 punti singoli. 8. Concludo la sequenza degli aumenti, quindi un punto nel primo, 2 punti nel secondo. Vado a chiudere. Inizio il giro successivo, nonché il quarto. Invertiamo l'aumento ed il punto singolo, in questo caso i punti singoli che sono 2 consecutivi, per avere un fondo ovale il più ovale possibile, senza avere i 3 spicchietti antiestetici. Se prima ho iniziato il giro con un punto, un aumento, questa volta inizio con l'aumento fin da subito, sempre nello stesso faccio un altro punto basso, e poi nei 2 punti successivi lavoro un punto basso, 1 e 2. Nel punto successivo lavoro un aumento e nei 2 punti successivi un punto singolo. Tolgo il marker da qui e lo metto qui. Facciamo gli 8 punti singoli e velocizziamo anche un po' perché abbiamo assimilato questo passaggio. Ottavo punto basso, a partire dal marker iniziano gli aumenti. Nel primo facciamo 2 punti, nei prossimi 2 uno singolo. Prossimo punto un aumento, nei prossimi 2 uno singolo.
1, 2, 3, nel primo facciamo l'aumento e nei prossimi due un punto singolo, 1 e 2. Marker, mi raccomando mettete il marker perché così non vi perdete il filo della situazione. 8 punti singoli, 8, ovviamente mi rimarranno 1, 2 e 3 punti, termino la sequenza, quindi aumento e nei prossimi due un punto basso. Bene, faccio un totale di 4 giri, ancora devo chiudere l'ultimo. Il fondo misurerà 22, credo, sì, per 11 cm, dunque non vado oltre. Nelle clip successive vedrete che il fondo è molto più grande. Ho disfatto il tutto perché per un fondo da 26 cm occorrono almeno 3 gomitoli, io ne ho 2, quindi ho 400 grammi di questa fettuccia, per cui faccio soltanto 4 giri e arrivo a questi centimetri. Il tutorial rimarrà invariato, quindi chiudo. Adesso faccio un giro a punto basso in costa, però nello stesso tempo vado a prendere tutte queste maglie che ho qui. È una tecnica che vi mostro spesso, quindi non dovrebbe essere nulla di nuovo. Metà asola, inserisco il cappio, entro anche nella solina che c'è qui dietro, così casomai posso passare all'uncinetto più piccolo, tiro fuori il tutto e inizio sempre con una catenella. Quindi adesso vi lascio direttamente le clip successive, è inutile che registri un'altra volta il tutto. Ripeto, se vedete il fondo più grande sapete il motivo, il procedimento rimane invariato ed è sempre importante avere un numero pari di punti al di sotto. Io qui adesso ne ho 40 contro i 52 punti del fondo precedente, con quello che vedrete fra poco. Poi metà asola con metà asola, potrei passare anche all'uncinetto più piccolo di un punto magari, quindi prendo il numero 8, sì, faccio così, entro facilmente, no? Quindi punto successivo più maglia dietro, ok, prendo la fettuccia e chiudo e continuo così per tutto il giro. Nel frattempo conto anche i punti perché devo avere un numero di punti pari, ma credo di doverli avere, ora vediamo. Intanto continuo per tutto il giro. Sì, ho un numero pari come prevedevo. Se avete un numero dispari aggiungete un punto proprio alla fine, non fa nulla. Vado a chiudere in maniera invisibile sempre. Stavolta entro proprio prendendo entrambe le asole, faccio una catenella che poi diverrà un punto basso a fine giro e possiamo partire con il punto di lavorazione. Fatto il primo punto andiamo a lavorare il successivo. Prima di lavorarlo però ritorniamo sempre indietro, quindi alla base della nostra catenella dove abbiamo fatto il giro in costa, entriamo, prendiamo il filo, usciamo fuori, ok, esattamente in questo modo. Facciamo lo stesso nel punto successivo, sempre alla base, usciamo fuori, abbiamo 1, 2, 3 asole sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto in questo modo. Passiamo ai prossimi due, dobbiamo ripetere sempre lo stesso motivo. Intanto vado a fare un punto basso. Per lavorare il successivo, prima entro alla base e poi nel punto successivo. Quindi entro, prendo la fettuccia, entro nel punto successivo, prendo la fettuccia, 3 asole e chiudo. Un punto basso, entro alla base, entro alla base del punto successivo, 3 asole e chiudo tutto. Punto successivo, un punto basso, vado alla base, prendo la fettuccia e tiro fuori, punto successivo alla base, chiudo le 3 asole insieme
e per tutto il giro continuo esattamente in questo modo, niente di più, niente di meno. Bene, sono al termine del giro. Come vi dicevo, bisogna avere un numero pari di punti. Come notate, ho gli ultimi 2 punti, quindi vado a lavorare il primo a punto basso. Per lavorare l'ultimo, prima entro alla base del successivo, e ho completato questo primissimo giro. Andiamo a chiudere sempre allo stesso modo e iniziamo il secondo giro che riguarda il corpo della nostra borsa. Entro sempre nell'asola, prendo la fettuccia, la porto fuori e inizio con una catenella nonché punto basso. Durante il secondo giro non dobbiamo fare altro che andare a ripetere quello che abbiamo fatto durante il primo, solo che qui non abbiamo i punti bassi, no? Abbiamo direttamente la trama di lavorazione. Bisogna andare a lavorare in questi punti bassi che abbiamo al di sotto. È semplicissimo, quindi fatto il primo andiamo alla base dove abbiamo lavorato il giro precedente e prendiamo il filo. Poi andiamo direttamente nel punto successivo e prendiamo il filo. Abbiamo 3 asole sempre, riprendiamo il filo e chiudiamo tutto. Poi qui si nasconde il punto dove dobbiamo andare a lavorare il punto basso. Entriamo in maniera normale, prendiamo il filo e facciamo il primo punto basso. Poi entro alla base e nel punto successivo. Quindi 1, prendo il filo, passo direttamente, salto questo, passo a questo perché lo stiamo lavorando adesso. 3 asole e chiudo. Qui ovviamente si nasconde il punto dove andremo a lavorare il punto basso e lo lavoriamo subito. Andiamo alla base, prendiamo la fettuccia, andiamo non nel primo ma nel secondo, prendiamo la fettuccia e chiudiamo. Questo è sempre il punto che dobbiamo andare a lavorare, quindi un punto basso, poi entro alla base e chiudo tutto. Un punto basso, entro alla base e facciamo questo incrocio di punti bassi. Quindi punto basso è davvero semplicissimo. Un punto alla base, un altro punto alla base, 3 asole e chiudo. Poi tra l'altro questo filato non complica assolutamente le cose perché si lavora benissimo, è morbido e poi risulta anche rigido al punto giusto. E questa è la trama che ne verrà fuori. Intanto io continuo, ma durante il terzo giro ci vediamo di nuovo così ve lo mostro un'altra volta. Siamo al termine del giro, ovviamente ci rimangono sempre uno che è sempre quello nascosto e 2 punti. Vado a lavorare il primo a punto basso, poi entro alla base e poi entro alla base di questo punto dove inizia il giro e concludo in questo modo. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Come notate non fa una piega. Trama bellissima, molto molto semplice ma bellissima. Allora chiudiamo questo secondo giro, entro nel primo punto, al solito vado a realizzare l'asola al punto basso, cappio, prendo la fettuccia e faccio sempre una catenella. Per andare avanti dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto prima. Quindi qui ho fatto il primo punto, prima entriamo nel punto basso che abbiamo al di sotto e poi nel successivo che è esattamente questo. Entro e prendo la fettuccia, entro e prendo la fettuccia, 3 asole e chiudo. Guardate come si nasconde il punto che dobbiamo andare a lavorare adesso. Basta spostare e andiamo a lavorare il primo punto basso qui e lo lavoriamo. Un punto basso. Poi andiamo esattamente alla base dove c'è il punto basso al di sotto, solo che non si vede perché stiamo lavorando questa sorta di incrocio e poi andiamo proprio a fianco, 3 asole e chiudo. Punto basso, entro alla base e poi alla base.
un punto basso, poi un punto basso doppio direi, perché lavoriamo 3 asole insieme come fosse una diminuzione. Guardate che bellissima trama. Bene, ho terminato anche questo giro. Per sicurezza vi mostro un'altra volta come chiudere e ripartire. Mi rimangono sempre gli ultimi 2 punti. Nel primo faccio un punto basso, poi vado alla base proprio al di sotto della catenella iniziale, prendo il filo e chiudo le 3 asole insieme. Giro terminato, quindi lo andiamo a chiudere, punto basso, tiro fuori l'asola, quindi mi inserisco nell'asola, inserisco il cappio, prendo la fettuccia, la faccio passare, ripartiamo, quindi catenella, vado proprio alla base e prendo il filo, la fettuccia, entro nel punto successivo, il punto basso successivo, tiro fuori la fettuccia e chiudo. Punto basso, vado alla base del punto successivo, del punto basso successivo e chiudo. Punto basso, vado alla base, prendo la fettuccia, salto questo punto, vado direttamente nel punto basso, prendo la fettuccia e chiudo, e così via per tutto il giro. Io credo adesso che sia abbastanza chiaro il tutto, quindi continuiamo in questo modo. Appena raggiungo l'altezza desiderata ritorno. Bene amiche ed amici, corpo borsa terminato. Ho alzato il mio corpo borsa fino a 20 cm anche perché non ho più fettuccia. 14 righe totali più una 15ª riga a punto basso in costa proprio alla base. Lavorazione del fondovale, quindi direi che comunque ci sta. A questo punto vorrei applicare questi manici in bambù che sono quelli più piccolini, sono da 15 cm. Dunque vorrei con questo filato sia applicare questi manici, anche se volendo si possono svitare le viti e applicarle direttamente sul corpo borsa, e nello stesso tempo andare a rifinire. Quindi io, siccome ho chiuso il mio giro qui sempre al solito, cosa farei? Inserirei l'anello del manico proprio nel cappio, nell'asola che ho, e vado a chiudere con una catenella che poi diverrà un punto basso. Poi passo al punto successivo e faccio un altro punto basso per un totale di 2. Ok, quindi blocco così il tutto. Il filato è abbastanza resistente, quindi ci può stare questo lavoro. Poi continuerei a punto bassissimo in costa, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. In questi 2 punti vado a bloccare l'altro manico. Ok, faccio così, entro, faccio un punto basso e un altro punto basso. Poi procedo a punto bassissimo finché non devo bloccare l'altro anello. Ultimo punto bassissimo, fate delle prove proprio come faccio io, e poi faccio un punto basso qui e un punto basso accanto, quindi procedo a punto bassissimo, e se non ce la faccio con la fettuccia non so cos'altro fare. Allora, 6 punti proprio come dall'altra parte, blocco a punto basso, 1 e 2, e con questo po' farò sicuramente il miracolo, credo di farcela, dai. Quindi un punto bassissimo, un punto bassissimo, un punto bassissimo, dai che ce la faccio, dai che ce la faccio, dai che ce la faccio, ce l'ho fatta, non ci credo.
punto bassissimo, ce l'ho fatta amiche ed amici, non ci credo nemmeno io, non ci credo, sono felice. Ok, a questo punto vado a chiudere con asola invisibile, mi inserisco nel primo punto, ok, entro al centro dell'ultimo punto, bassissimo, ok, e vado a bloccare la fettuccia in eccesso. E voilà, borsa completata, che dire, è molto bella, molto bella. Volendo potremmo mettere una chiusura magnetica qui, una cerniera da 20 cm andrebbe bene, oppure possiamo realizzare una piccola pattina, no? Con un bottone magnetico o una chiusura a cartella. Vi sto dando varie alternative e volendo, se utilizzate questi manici o un altro tipo di manici, potreste agganciare due moschettoni alle due estremità e portare la vostra borsa anche sulla spalla. Allora, la bag misura 25 cm per 20 di altezza, 20-21. Che dire, mi piace molto, sia per colori, punto di lavorazione, la fettuccia prima volta che la provo mi piace tanto, molto morbida, scorrevole, insomma sono molto soddisfatta di tutto. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, spero che la borsa vi sia piaciuta. Avete visto, è super semplice e veloce da realizzare, poi vi ho mostrato tutto passo passo, quindi non dovreste avere alcuna difficoltà. Come sempre vi aspetto giù nei commenti, sia per sapere cosa ne pensate, sia se avete qualche dubbio, volete qualche chiarimento. Io vi do l'appuntamento alla prossima settimana, quindi iscriviti al canale, attiva la campanellina se ancora non lo hai fatto, così non ti perderai i prossimi contenuti e seguimi anche sui social. Grazie per l'attenzione, alla prossima, buon weekend, un bacino a tutti!